Molti pensano che la massoneria e l'esoterismo siano fatti di complotti, poteri nascosti e stanze fumose dove qualcuno decide il destino del mondo. La verità è molto meno cinematografica e molto più scomoda. Solo gli iniziati all'arte reale sanno quanto lavoro e quanta responsabilità richiede l'essere un massone. In questo primo video voglio portarti dentro il primo dei simboli fondamentali della tradizione iniziatica occidentale e massonica, le deux colonnes, non come decorazioni da tempio, ma come specchi della tua vita. Benvenuto o benvenuta nella loggia interiore. Questo è Massoneria Esoterica. Questo canale è dedicato allo studio serio di esoterismo, simbolismo e massoneria. Qui non troverai rituali rivelati in modo irresponsabile, né promesse di poteri magici. Troverai spiegazioni di simboli, riferimenti alla tradizione ermetica e iniziatica occidentale, cenni di storia della massoneria e riflessioni sulla via interiore. Lavoro su di sé, morale, disciplina. L'obiettivo è uno: aiutarti a leggere il mondo come un libro di simboli e farti intuire che l'iniziazione è prima di tutto una questione tua personale. Se hai trovato questo video, forse non è solo un algoritmo. Adesso vediamo se resti solo curioso o inizi a comportarti da cercatore serio. Immagina di trovarti davanti a un tempio silenzioso, le porte chiuse, l'aria immobile, e tu qualche passo più indietro, fermo come Ercole davanti a due colonne che si alzano come guardiani antichi, pazienti, immobili da secoli. Nella tradizione massonica queste colonne hanno nomi precisi, come nel vestibolo del tempio fatto costruire da re Salomone, si chiamano Boaz e Yakin. Ma al di là dei nomi, ciò che conta per te è capire che non sono semplici pezzi di architettura, sono lo specchio di una scelta. La prima colonna parla di ciò che sei adesso, così come sei davvero, non come ti racconti di essere. È fatta della tua storia, delle tue paure, dei condizionamenti che hai ereditato, delle abitudini che ripeti senza più accorgertene, delle scuse che usi per non cambiare. La seconda colonna invece parla di ciò che potresti diventare, non in senso fantasioso o grandioso, ma nel senso di te stesso più lucido, più integro, più coerente con ciò che sai essere giusto. Tra queste due colonne c'è uno spazio vuoto, un varco, una soglia invisibile, ed è esattamente lì che comincia ogni cammino iniziatico. Nelle vie esoteriche, passare tra le colonne non è una recita, non è un gesto scenografico, è una dichiarazione silenziosa di responsabilità. Da oggi smetto di vivere in automatico, smetto di raccontarmi che la colpa è sempre solo degli altri, smetto di fingere che ciò che faccio non abbia conseguenze e comincio a trattare me stesso come il primo materiale su cui devo lavorare. È una decisione che nessuno vede da fuori, ma che dentro cambia tutto, perché da quel momento ogni scusa pesa di più. Ogni volta che proverai a dare la colpa al destino, alla sfortuna, al passato, una parte di te saprà che stai mentendo, che stai tornando indietro oltre la soglia. Le due colonne rappresentano anche la tensione fra sicurezza e rischio. Da un lato c'è il comfort del conosciuto, anche se ti fa male, dall'altro c'è l'incertezza del cambiamento, che ti spaventa proprio perché non la controlli. Molti preferiscono restare per tutta la vita appoggiati alla prima colonna, a parlare del tempio, a discutere di spiritualità, a giudicare chi entra e chi esce, senza varcare mai la soglia. È più comodo criticare il cammino degli altri che mettersi in cammino. Ma i simboli non sono stati creati per decorare un discorso, sono stati creati per pungolare chi decide di usarli davvero. Per questo le colonne sono due. Una ti ricorda da dove parti, l'altra ti ricorda che puoi essere di più, che non sei condannato a ripetere all'infinito le stesse reazioni, gli stessi errori, le stesse maschere. E il punto più importante è che nessuno può spingerti tra le colonne al posto tuo. Non c'è maestro, non c'è loggia, non c'è guida che possa assumersi la responsabilità della tua vita interiore. Possono accompagnarti, possono suggerirti strumenti, ma il passo è tuo e solo tuo. Puoi chiederti, mentre ascolti,
In quale area della tua vita sei fermo qui, davanti alle colonne? Forse in una relazione che sai essere finita, ma non hai il coraggio di chiudere. Forse in un lavoro che ti svuota, ma che non osi lasciare. Forse in un'abitudine, in un vizio, in una menzogna quotidiana che ti sta consumando lentamente. Non devi cambiare tutto domani, ma puoi cominciare ammettendo, almeno a te stesso, che stai restando fuori dal tempio per paura. Nessuno ti chiede di diventare perfetto, ti si chiede solo di essere onesto, riconoscere che una parte di te vuole restare addormentata e un'altra vuole svegliarsi. Le tue colonne sono queste due parti che convivono, il tuo passato che ti trattiene e il tuo futuro possibile che ti chiama. E tu, in mezzo, sospeso, chiamato a scegliere. Non serve proclamarlo al mondo, non servono annunci, basta che dentro di te, anche solo sottovoce, inizi a dire che vuoi smettere di essere spettatore e provare, un passo alla volta, a vivere come un iniziato, non nel senso esterno della parola, ma nel senso più radicale, quello di chi accetta di guardarsi con sincerità. Se qualcosa in queste immagini ti risuona, significa che sei già davanti alle colonne. Il resto verrà da sé, perché ogni cammino autentico comincia così, con un sì mormorato a te stesso, oltre la paura, davanti a una soglia che nessuno può attraversare al posto tuo.